Io stacco ai 16. Il caffè vi regalo, però dopo se vediamo. Alle 16 manca troppo, non possiamo aspettare. Ciao! Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove le dive non invecchiano mai e dove il cinema italiano sa ancora farci arrossire come la prima volta. Oggi, per la nostra rubrica dedicata alle protagoniste indimenticabili della commedia all'italiana degli anni '80, spalanchiamo le porte a una vera leggenda, Gloria Guida. Sì, proprio lei. Il sogno biondo di un'intera generazione. La visione che faceva battere i cuori, eppure qualcos'altro, a milioni di italiani. E se amate le dive che hanno fatto la storia del grande schermo, tra una doccia insaponata e uno sguardo rubato, date un'occhiata alla nostra playlist dedicata alle regine della commedia più audace. E lasciatemi un commento piccante. Va, che qui in soffitta le chiacchiere bollenti sono sempre benvenute. Gloria Guida non era solo un corpo da copertina, era una visione, una bellezza da togliere il fiato. Capelli biondi, occhi chiari, sorriso angelico e un'innocenza così provocante da far girare la testa anche ai santi. Ma attenzione, sotto quella faccia da brava ragazza c'era una donna sveglia, ironica, intelligente che sul set sapeva il fatto suo, anche se, diciamolo, il pubblico finiva sempre per concentrarsi su altri dettagli. E mentre intorno a lei impazzavano i soliti arrapati di turno, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani e compagnia Guardona. Gloria brillava. Sempre un passo avanti, sempre un gradino più in alto. Gloria nasce a Merano il 19 novembre 1955, ma cresce a Bologna. Comincia come cantante nel locale del padre sulla Riviera Romagnola, poi fa il grande salto al cinema nel 1974. I primi ruoli? Ragazzine borghesi con le idee un po' confuse tra drammi interiori e ormoni in subbuglio, la ragazzina, la minorenne e poi Blue Jeans. Qui interpreta una giovane prostituta affidata, pensate un po', proprio a suo padre. Un ruolo audace che la consacra come nuova stella del cinema a luci ammiccanti. Nel 1975 è la volta della novizia e quell'età maliziosa. Ma il successo esplode con la liceale. E lì Gloria diventa mito. Una scuola di provincia, un grembiule, un sorriso malizioso. E attorno a lei professori, presidi e compagni impazziti. Le docce, le sbirciatine dal buco della serratura, tutto è ormai diventato storia del cinema pop italiano. E Gloria era perfetta, sempre. Poi c'è L'infermiera di notte, una delle sue interpretazioni più amate. Indimenticabile la scena in cui accaldata si apre il vestitino e il malato, interpretato da un irresistibile Mario Carotenuto, suda più della febbre. E come in ogni storia che si rispetti, arriva l'amore. Sul set di Bollenti Spiriti conosce Johnny Dorelli, scoppia la scintilla, arriva il matrimonio e Gloria, con grande classe, si ritira dalle scene per dedicarsi alla famiglia. I suoi ultimi film risalgono al 1982 e al 1988. Poi un po' di teatro con il marito, qualche comparsata in TV, ma la sua presenza resta viva, indelebile. Negli anni 2000 la rivediamo in fiction come Fratelli Benvenuti, nei talent Io canto e Tale quale show. Ma è nel 2018 che torna davvero a incantarci. Conduce Le ragazze su Rai 3 con la sua solita eleganza disarmante. E nel 2022, dopo ben 40 anni, eccola di nuovo al cinema, con Improvvisamente Natale. Gloria Guida non è solo una musa degli anni 70 e 80, è un'icona. Una donna che ha saputo giocare con il proprio fascino, con intelligenza e ironia. Un mix perfetto di sensualità e dolcezza, di quelli che non passano mai di moda. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi alla soffitta e attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre avventure tra pellicole bollenti, fotoromanzi dimenticati e dive indimenticabili. E scrivetemi nei commenti: chi volete come protagonista della prossima puntata? Io vi aspetto, sempre qui, nella soffitta dove le stelle brillano ancora.